Ragazzi, siamo adesso nello stand di Asher e vi faccio anche in questo caso toccare un pochino il futuro su quelli che sono i nuovi volanti della nuova linea di Asher, e sono tutti in replica a quelli che sono i volanti McLaren. In questo caso parliamo del volante replica della McLaren Artura GT4. Ragazzi, innanzitutto sono cambiati totalmente anche i paddle di cambiata, è tutto completamente diverso da quelli che sono stati in modella finora presentati. Anche a livello di bottoni, di feeling sui bottoni sono totalmente diversi, le impugnature. Poi ragazzi vi faccio vedere anche gli altri volanti a salire nella qualità, in questo caso anche con doppio funky switch. Il cambio è sempre lo stesso su questa qua, questa credo che sia per versione SynCube, con la scheda SynCube, quindi wireless. Anche in questo caso pulsanti retroilluminati e molto carini perché sono intagliati nell'illuminazione. È molto particolare, non l'ho mai vista. Vieni Andrea. E adesso questo praticamente ragazzi è il mio preferito, sempre replica McLaren. Questa è la versione in realtà evoluta di quello che è l'F64, perché ha le stesse funzioni, con nuovi rotari nella parte del pollice, doppio funky switch, i rotari un pochino più duri in questa parte, e ragazzi guardate qui dietro, doppia paletta del cambio con il nuovo sistema e nuova frizione. Le impugnature fanno parte sempre della nuova linea che sta utilizzando Asher e che utilizzerà, purtroppo uscirà nel 2023, dobbiamo ancora aspettare un pochino per vederli nei mercati. E vediamo l'ultima bellezza, il volante con lo schermo. Questo si chiama McLaren Ultimate, sempre con il sistema doppia paletta per il cambio e frizione, e i nuovi schermi VOCOR che implementa Asher nei propri prodotti. Ragazzi, a me Asher piace tantissimo. Lo sente, padre? Veramente bella. E anzi Andrea, l'ultima chicca, vabbè, naturalmente questo è per testare il cambio, il nuovo cambio Asher è testato ragazzi per infiniti azionamenti, perché adesso a differenza di prima funziona con sensori di Hall, anche se io proprio parlando con lui dicevo se il sensore è buono e loro utilizzavano un ottimo micro switch andava bene anche quello, ma hanno voluto evolvere anche le hanno voluti evolvere anche sotto il profilo dei sensori. E anche sempre l'ultimo sforzo che uscirà nell'anno 2023, ragazzi, le nuove dashboard, anche queste funzionano con il sistema di schermo VOCOR, quindi sono anche touch screen, e naturalmente è sempre ben riconoscibile, dicevo anche a lui, quella che è la linea estetica dei prodotti Asher, molto minimal ma a mio avviso molto racing, materiali tutto alluminio, veramente stupendi. Naturalmente anche cosa che io ho detto a lui, riconosco anche in questi piccoli tagli la linea che loro danno a questi prodotti, a me piacciono veramente tanto. Ragazzi, anche naturalmente, anzi scusate, ci sono naturalmente anche i soliti volanti, la bottom plate, il volante F24 e F64 che sarà presto recensito nel canale. E naturalmente quindi seguitemi, perché anche questo è un volante che volevo provare da tantissimo tempo e rimarrà sempre nello shop di Asher Racing. E ragazzi, guida Asher e insieme anche al mio amico Andrea è tutto, ciao! Ciao ragazzi, benvenuti al terzo appuntamento con la mia avventura all'ADAC 2022 e siamo qui per parlare di Asher, uno dei marchi storici nel mondo dei volanti. Sì, perché come dico sempre io associo Asher a quello che è anche la mia avventura nel mondo Direct Drive. E anche Asher all'ADAC 2022 ha portato tutta una nuova linea di volanti in collaborazione questa volta con McLaren. Sì ragazzi, avete sentito bene, anche McLaren è scesa in campo e proprio dall'unione di questa collaborazione nasce tutta una linea di volanti davvero bella. Porta con sé anche dei piccoli aggiornamenti nelle lavorazioni che ha fatto Asher, sia sulla parte delle impugnature
ma soprattutto nella parte dei paddle. A livello stilistico la linea è rimasta pressoché simile, ma a livello tecnico sono cambiate molte cose, perché adesso non utilizza più dei micro switch ma dei sensori di Hall. Infatti proprio in fiera c'era un piccolo stand con il loro cambio dove tu potevi provare e raccontavano tutti i test, la quantità di test che sono stati fatti su quel genere di cambio. La nuova linea, in collaborazione con McLaren, porta con sé un volante che è totalmente replica di quella che è l'Artura, volante che realmente viene utilizzato nella McLaren Artura. Di lì a salire ci sono tutte le versioni anche per il gaming, sia con la scheda SyncCube sia con la scheda progettata da Asher con il sistema palette che funziona tramite USB, e questo naturalmente soprattutto per il volante con lo schermo che necessita di altri tipi di informazione, proprio che vanno a dare tutte le informazioni tramite SIMAB al proprio volante. E visto proprio che si è buttato anche nel mondo di volanti con schermi che fino ad oggi non facevano parte di quello che era lo storico dei volanti creati da Asher, nascono delle nuove dashboard. Ne ha create in due formati diversi. Naturalmente io anche a lui ho detto, anche se non scrivevi Asher sopra, la linea era riconoscibilissima da quello che è lo stile che ha portato fino ad oggi Asher a essere conosciuto un po' in tutto il mondo. Gli schermi utilizzati anche nelle sue dashboard sono sempre dei Vocor, tutte strutture in alluminio, anche in questo caso ragazzi lavorazioni veramente di eccellenza. Naturalmente poi non mancano tutta la linea di volanti che a tutt'oggi troviamo nel nostro mercato, dai vari base plate per volanti GT alla serie di volanti Formula F24 e F64, e proprio dell'F64 tra poco porterò una recensione completa sul mio canale, quindi ragazzi state ben attenti. Questo per specificare che la linea McLaren andrà ad ampliare quelli che sono già i volanti che Asher ha nel mercato. E approfitto anche del video, non so se lo vedrà, ma per salutare Lucas che mi ha accolto veramente in modo splendido nel suo stand. Ah, ma che qua fatta abbracciare. Sono sempre contento perché entrando un po' più in quella che è stata la mia esperienza all'ADAC ho ritrovato tutte persone con cui avevo dei contatti tramite mail, tramite messaggi, e ci siamo visti per la prima volta di persona, ma sono stato accolto davvero davvero bene e ancora lo ringrazio. Anche per quanto riguarda il capitolo Asher ragazzi, penso di avervi detto tutto, anche perché poi approfondimenti su quelle che sono le caratteristiche dei vari prodotti, credo che la sede più opportuna sia una recensione piuttosto che un approccio veloce che posso aver fatto durante la fiera. E quindi ragazzi non posso che salutarvi e ci vediamo al prossimo video. Musste ich mir bei den Rennhaken, musste ich sie dann eben mit Kabel fahren. Weil wenn man das nicht ausmacht, kommt die Produkte aktiviert. Wenn ich das Lenkrad nicht ausschalte. 2 Wochen. Das Problem ist halt, dass die ganzen LEDs dann auch